Ciao a tutti e bentornati sul mio canale e in questo mio angolo di mondo, cioè in casa nostra e nel nostro giardino. Finalmente è arrivata la primavera, come sapete non è la mia stagione preferita, però è una stagione che mi sprona tantissimo per fare lavori nuovi sia in giardino che in casa e quindi occuparmi del nostro spazio verde e di casa nostra. In questo video vorrei mostrarvi alcuni lavori che abbiamo fatto e che stiamo facendo durante questi mesi più caldi in vista dell'estate. In realtà ci sono ancora tanti lavori che abbiamo in programma di fare e tanti altri che stiamo facendo e che quindi, se vi fa piacere, potrete vedere nei prossimi video. In queste scene mi state vedendo mentre sto dando l'impregnante alla nostra casetta degli attrezzi in giardino. Questo è un lavoro che è noioso o comunque può sembrare noioso ai più, però a me rilassa tantissimo. Infatti nella nostra famiglia sono io quella che si dedica di più ai lavori di verniciatura e di pittura. In realtà prima di passare l'impregnante abbiamo dovuto carteggiare tutta la casetta e questo lavoro l'ha fatto mio marito con la carteggiatrice elettrica, ma non l'ho ripreso perché mi sono dimenticata. E quindi vedete direttamente me che sto passando l'impregnante dopo ovviamente averla pulita. È un lavoro che noi facciamo una volta all'anno oppure ogni 2 anni, dipende da quanto è stato usurato il legno. È importante passare l'impregnante in ogni angolo per evitare che il legno vada a marcire durante i mesi invernali, quando piove, quando c'è più umidità. Inoltre il prodotto serve anche per proteggere il legno dal calore e dalla luce nei mesi estivi. Molto spesso le persone con cui parlo non si rendono bene conto di quanto sia impegnativo avere una casa indipendente con uno spazio aperto e soprattutto quanta determinazione, dedizione e passione ci vuole per mantenere e portare avanti delle case del genere. Sicuramente chi ha case simili alla mia può condividere e sicuramente penserà la stessa cosa. Fatemi sapere nei commenti, io sicuramente sono felicissima e non cambierei per niente al mondo. Qui abbiamo realizzato un altro progetto che in realtà ha realizzato mio marito. Avevo questa libreria per i bambini che si era rotta e quindi, piuttosto che buttarla via, gliel'ho fatta aggiustare, nel senso che lui l'ha modificata e l'abbiamo comunque potuta riutilizzare mettendo i libri sia in fronte che di fianco. Ovviamente non mancano le lavatrici, finalmente è finita l'epoca delle asciugatrici. Io preferisco sempre stendere e quindi ho impostato la mia lavatrice che poi andrò a stendere finalmente al sole e questo mi permette di risparmiare un sacco di tempo. In primavera mi sono anche dedicata a dei lavori un pochino più noiosi che ho rimandato per tutto l'inverno, come ad esempio andare a lucidare queste maniglie. Erano diventate molto nere e quindi ho provato prima a lavarle, le ho asciugate e poi ho provato a lucidarle con questo panno per gli argenti. Non sono venute perfette, però la differenza si nota, come state vedendo, quindi sicuramente sono molto più lucide e più pulite di prima. È un lavoro che andrebbe fatto sicuramente più spesso, probabilmente anche più volte all'anno, ma a me non piace, mi annoia e quindi lo rimando e alla fine non ho un risultato poi come spero, però come vedete la differenza si nota e quindi alla fine sono rimasta allo stesso soddisfatta. Questo lavoro mi ha impiegato diverse ore nel pomeriggio e vi dico non l'ho amato tantissimo, però mi ha permesso di passare del tempo all'aria aperta, al sole in giardino e quindi sono comunque molto felice. Ed ecco poi giunto il momento che io veramente rimando proprio per tutta la primavera, però poi non ne si può più fare a meno perché l'estate sta arrivando e quindi qua da noi fa caldo molto presto e la piscina in effetti ce la godiamo da maggio fino a ottobre, quindi è inevitabile ed è anche ovviamente un piacere poter fare questo, è anche una fortuna, lo riconosco, però vi assicuro che pulire la piscina è proprio un lavoro noiosissimo, faticosissimo, impegnativo, richiede tantissime ore e quindi è proprio questo il concetto che vi stavo dicendo.
dicendo prima, bisogna veramente amare la propria casa, avere pazienza, avere dedizione, passione e soprattutto avere voglia di passare il proprio tempo libero in casa per svolgere tutti questi lavori. È un concetto che difficilmente riesco a spiegare alle persone che magari non hanno la fortuna di avere uno spazio all'aperto come noi, o magari hanno deciso di non averlo proprio perché effettivamente ci vuole tanto impegno per mantenere tutte queste cose, tutto questo spazio verde, e ovviamente più oggetti, più cose si mettono, come ad esempio una piscina, più ci vogliono ore del vostro tempo libero per poterle mantenere e utilizzare. Quindi, come vi dicevo, soltanto che pulire la piscina richiede varie giornate. Io ho già spiegato, ho fatto un video anche apposta sulla manutenzione e il pro e contro di avere una piscina in giardino di questo genere, che potete trovare sul mio primo canale, e lì vi spiego tutto, vi spiego un pochino come facciamo noi non la smontiamo, come state vedendo. Ci sono dei motivi, vabbè, poi ve lo spiegherò su quell'altro video, ve l'ho già spiegato, quindi chi mi segue anche di là lo sa. Noi preferiamo fare così, lasciarla e poi pulirla a inizio stagione. Come vi dicevo, è molto faticoso, ma nel giro di qualche giorno poi ce la facciamo, e infatti alla fine il risultato è fantastico e ce la godiamo appunto per tutta l'estate, quindi non c'è niente di più bello e di più proprio piacevole e divertente avere una piscina, e stiamo molto grati e fortunati, ma sicuramente riconosciamo anche il nostro impegno. Come state vedendo, ovviamente poi c'è anche tutto un lavoro di contorno, come del tipo pulire il giardino dalle erbacce, ripristinare tutto, diciamo, il contorno che abbiamo costruito intorno alla piscina, al bordo, ridare l'impregnante, il flatting ai legni, ripristinare il canniccio, togliere le erbacce che durante l'inverno sono cresciute tutto intorno ai pali della piscina. Quest'anno avevo anche deciso di dare questa vernice perché questi legni, queste travi sono diventate grigie, e il motivo secondo me non è soltanto colpa del meteo e del tempo, delle intemperie e degli anni passati, e quindi dell'età, diciamo, di queste travi di legno, ma è anche il fatto che durante i primi anni che ce l'avevamo abbiamo proprio sbagliato a dare l'impregnante, nel senso che per colpa mia, ammetto, ho dato un impregnante che era un po' vecchio come prima e seconda mano, e quando gli impregnanti per il legno sono vecchi ho scoperto con l'esperienza che tendono a ingrigire il legno, ve lo rendono grigio, quindi quando il barattolo è iniziato, anche se è uno spreco, mi rendo conto, è meglio sempre buttarlo via e non utilizzarlo, a meno che non si voglia passare su un legno che poi non viene visto, oppure per cui accettate che diventerà grigio. Quindi ho provato a dipingere questi legni con la vernice color rovere chiaro, ma non ha avuto tanto successo purtroppo, e quindi va bene, meriterò così. Eccoci qui finalmente con la piscina pronta, e ce la possiamo già godere adesso perché da noi fa abbastanza caldo per già farci un bel tuffo. Eccoci qui poi, un momento molto molto bello, cioè questo è anche un momento rilassante. Come vedete la luce è più bassa perché è sera, e mi sto dedicando un pochino all'orto e quindi a raccogliere le prime frutti, quindi le primizie. Abbiamo già delle fragole e le abbiamo messe molto presto proprio perché appunto dove abito io fa caldo, quindi ce lo possiamo permettere. Abbiamo questi, come dire, questi mattoni vecchi di legno che abbiamo, scusate, di cemento, che abbiamo riciclato per farci delle nicchie dove coltivare le fragole. Noi fragole le raccogliamo, vi dico, da maggio fino a ottobre delle volte, se non anche di più. L'anno scorso lo trovate addirittura a novembre, quindi mi riconosco di essere fortunata di vivere in un posto molto caldo dove possiamo proprio sfruttare l'orto fino tantissimo, proprio per tanti mesi all'anno. E quindi appunto qui con l'aiuto della mia gattina stavamo raccogliendo fragole, poi stavo andando un pochino a prendere anche dei piselli, e quindi mi dedico a questa attività serale da sola che è veramente tanto rilassante e soprattutto soddisfacente, ma la cosa più bella è proprio poi arrivare a casa e mangiare i prodotti del proprio orto. Vi assicuro che non ha prezzo, e anche qui sono grata, ringrazio di avere questa fortuna ogni giorno, però ringrazio anche me e la mia famiglia per l'impegno e diciamo l'amore che ci mettiamo in tutto quello che facciamo per avere una casa così e ottenere risultati come questi.
Ed eccoci giunti a una delle cene primaverili che facciamo più volentieri, e cioè gli gnocchi al pesto. Gnocchi di patate, come state vedendo, non li ho fatti io in casa, li ho comprati e anche il pesto l'ho comprato, però vi posso assicurare che se siete liguri lo sapete già, ma per chi mi sta guardando che non è ligure e magari vuole venire in Liguria, non so, per una vacanza o un weekend o per piacere o per un viaggio, che si trova in Liguria per qualsiasi motivo, comprate i prodotti del panificio Novella. Non è un video assolutamente in collaborazione, non è proprio non ho nessun rendiconto, ma vi assicuro che da local, quindi da persona che vive, nata e cresciuta in questa regione, vi posso dire che questi prodotti sono veramente proprio buonissimi e come se fossero fatti in casa. Questo è il marchio, comprateli perché se volete un pesto come si deve e veramente proprio fatto come se ve l'avesse fatto vostra nonna, è questo il pesto originale ligure, non è assolutamente nessun altro tipo di pesto che trovate nei supermercati in giro per l'Italia o per il mondo, e anche i prodotti di pasta fresca sono come quelli che potete trovare qui da noi in Liguria. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito che vi abbia tenuto compagnia, che vi abbia fatto rilassare, che vi abbia dato qualche spunto, che vi abbia trasmesso qualche messaggio positivo. Io vi ringrazio per averlo visto tutto, vi invito a iscrivervi ai miei canali che trovate qui. Adesso io vi saluto e ci vediamo il venerdì qui su questo canale con un nuovo rilassante slow vlog qui dalla Liguria, dall'Italia. Ciao!